Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese da un'idea di Go Nagai, il Mazinga Z edizione Hachette, altezza 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche, dove sul punto più alto abbiamo un'altezza poco superiore dei 90 centimetri, ai 90 centimetri. Rendiamoci conto cosa stiamo montando: un'opera d'arte, uscita numero 52 delle 100 previste. Saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi. Iscrivetevi al canale sempre che abbiate il piacere di farlo, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, lì potrete trovare altri modelli non solo di robot. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Volevo ringraziare anche i miei 3 abbonati, grazie mille di avermi voluto aiutare anche economicamente. Ho fatto un video libero a tutti per quanto riguarda l'inizio degli abbonamenti. Vedete voi ragazzi, ognuno è padrone dei propri soldi. Io non ho potuto più farne a meno, non credo che anche questo riuscirà tra virgolette a salvarmi, però insomma ho provato. Se avete piacere però è in abbonamento, ve lo dico subito, in sostenitore speciale, perché secondo me vale quello che vi ho proposto, e la modifica di stabilità di Robocop delle anche. Chiunque l'abbia fatto, provate a farlo muovere così, tenendolo a mezzo busto, e vedete che cosa fa Robocop. Con quella modifica rimane saldo e non vi serve neanche l'asta poi di sostegno che viene messa dietro, così come abbiamo fatto con Iron Man. Bene, andiamo avanti. All'interno trovo questo semiguscio in zinco presso fuso, tutto quello che vedete è dello stesso materiale. Questo invece è il cardine del ginocchio, l'abbiamo anche montato, tutto quello che stiamo montando adesso l'abbiamo già fatto per la parte sinistra. E questo che è l'ancoraggio del ginocchio. 2 serie di viti a brugola e una serie di rondelle. Tutte e 2 hanno lo stesso passo, il passo è la distanza che c'è tra una riga che avete qui e l'altra, però la lunghezza cambia e si vede. Io sono andato a prendermi già quelle aperte che abbiamo avanzato, mi sono chiaramente guardato che corrispondesse alla misura corretta e quindi inizio il montaggio. Ci servirà anche questo, che è l'innesto del ginocchio che abbiamo trovato nell'uscita numero 49. Ecco qui. Così o così non fa alcuna differenza. Prendo le 2 viti, sto leggendo ragazzi e vi voglio dare informazioni che non siano sbagliate. Ok, quelle più lunghe, rondella, ecco. Adesso vi faccio vedere una cosa, guardate, io non so se questo può cambiare qualcosa, però
Ve l'avevo fatto notare anche in qualche montaggio, anzi nel montaggio che abbiamo montato su quello sinistro. Guardate qui. Concentratevi sullo spazio che avete qua in mezzo. Vedete che c'è della luce, qua invece non c'è nulla. Allora io direi allentiamo un po' questa, così, e distribuiamo la stessa distanza da una parte all'altra. E avvitiamo. Probabilmente non determina nulla questo, però vi insegna che è meglio sempre distribuire le luci o le distanze. Ecco qui. Così non se lo tira solo tutto da una parte. Con questo faccio più forza, quindi adesso termino così. Guardate, io vi ho detto una cosa che è corretta, però mi sono accorto che comunque se lo tira tutto, quindi riesce a deformare questa parte qui, renderla un po' ovale e mandarlo in battuta. Io non so quanto questo faccia bene, però vedete che è un po' storto. Ecco, si addrizzerà comunque poi una volta dentro, non vi preoccupate. Bene, poi metto questo così. E questo così. Aspettate che controllo, perché devo controllare. Non ho ancora avvitato nulla, non mi venite subito addosso. Hai sbagliato, Michele. Un attimo che devo controllare. Mi sembra che io non abbia sbagliato. Lo vediamo così qua. No, anche perché basta poi fare questa prova. Eccola qui la prova del 9. Ed è corretto così. Sì, è giusto. Ok, adesso prendo due viti, però quelle più corte, fatemi vedere. Sì, quelle più corte. Ecco qui. Non le confondete, mi raccomando. Sto avvitando le più corte delle due serie che ci sono state date. Bene. A questo punto prendiamo 3 viti di quelle più lunghe, eccole qui, 3 rondelle, e una volta che abbiamo messo questo abbiamo finito questo ho detto 2 volte questo montaggio, insomma, è finito. Con questo siamo arrivati a 3, con questo a 4. Lasciamo perdere. Allora, vediamo un po'. Così.
Va bene, adesso metto la pausa, tanto devo soltanto avvitare, ci vediamo dopo ragazzi. Bene, il montaggio è terminato. Quello che è importante, guardate questo, vedete? Guardate, la sequenza deve essere uguale, direzione, sequenza dei perni. Mi raccomando, non mettetela così, questa staffa. Occhio. Bene. Qui abbiamo la moto di Koji Kabuto, spettacolo. Numero 53. Quarta parte della gamba destra. La metacapsula che abbiamo visto già in precedenza, che va a formare poi la capsula intera. Questa è la piastra circolare e una serie di viti. Vado solo a togliere un'imperfezione qui. Ok, così va bene. Vado subito a unire con due viti il semiguscio all'altro. Guardate, ci hanno fatto anche la scanalatura per farci passare la chiave all'interno. Spettacolo. Adesso stringiamo pure forte. Non è perfettamente aderente. E ho capito anche forse il perché. Allora, vedete, vediamo adesso se riesco a fare qualcosa. Vado a intervenire qui dove tocca, basta metterlo contro luce, si vede in mezzo, dove vedete che non vedete la linea di luce è dove tocca. Quindi devo ancora intervenire qui e vicino al perno. Ci vediamo dopo. Bene. Io direi che è decisamente meglio di prima. Vi do solo una piccola informazione. Qualora qualcuno dovesse strappare, cioè rovinare il filetto qui, perché ricordatevi che le viti sono in acciaio ma questo è zinco, quindi molto più dolce come metallo, procuratevi una vite passante e mettete dietro un dado e avete risolto.
Poi, cosa importante che dissi anche l'altra volta, fate questo lavoro, questo deve poter lavorare, ecco, altrimenti non lo muovete più dopo. Non vi fate male. Ecco, basta solo che lo facciate una volta. Sarete così certi che funzionerà. A questo punto metto questo così. Bene. Prendo la piastra, identifico i tre fori che formano il triangolo, eccoli qua, così come i perni, appoggio e avvito. Ci vediamo dopo. Ecco qua. E anche questo video è terminato. Adesso vado a prepararmi il montaggio del numero 54 e il numero 55, quindi vi do appuntamento al prossimo video. Vi ringrazio sempre del vostro preziosissimo tempo che mi dedicate. Grazie a tutti ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Ricordatevi degli abbonamenti e se qualcuno volesse farmi qualche critica costruttiva per darmi dei consigli in merito anche non solo al canale ma proprio specifico per gli abbonamenti, io li accetto molto sinceramente perché mi possono solo aiutare a fare meglio. Un abbraccio, un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!